Carlo Manzini, presentazione Sky Motori 2024, buongiorno. Siamo reduci da queste 24 ore di test del Bahrain, quali sono stati i principali elementi che puoi trarne? Intanto abbiamo notato che c'è una voglia di ripartire di Formula 1 che non è stata massacrata dal dominio Red Bull della passata stagione. Mercoledì abbiamo vissuto Red Bull campione del mondo, Max le vince tutte. Giovedì è diventato però Ferrari va forte, Sainz ha fatto il miglior tempo, un'ottima simulazione passo gara, quindi l'anno buono da Ferrari. Siamo usciti venerdì con Leclerc che è andato fortissimo alla simulazione passo gara, ma Verstappen che ha spaventato tutti con delle sequenze di giri veramente impressionanti. Quindi usciamo dai test con la voglia di vedere la prima gara, che probabilmente mai come quest'anno attendiamo per avere un primo effettivo riscontro dei test. Come sempre diciamo, soprattutto nella stagione dei 24 Gran Premi, che è lunga, che anche la prima gara non è decisiva. La prima gara è decisiva vedere, per quello che abbiamo visto ai test, come vincerà Max, se vincerà Max, di quanto vincerà Max, oppure se già dalla qualifica che per il Bahrain sarà di venerdì non avremo Max in pole, Max che deve inseguire, Max che deve lottare, Max che deve superare, come è stato a Las Vegas ad esempio, quando avendo già vinto tutto dici sarà la mente un po' più sgombra, invece Cannibale va quasi a mettere nel muro Leclerc. Quindi abbiamo veramente tanta attesa per capire i valori di partenza. Ci sono 3 squadre, forse 4, che possono mettere pressione alla Red Bull. Personalmente da appassionato di Formula 1 spero che tutte e 4 siano a mettere pressione e che a rotazione possano battere Red Bull, Max Bull, perché Checo nei test è andato in difficoltà, poi magari in Bahrain sarà assoluto protagonista. Quindi c'è veramente tanta attesa di vedere questa prima gara, sperando che non sia un film già visto come l'anno scorso, quando la prima gara ha reso evidente a tutti che Max poteva potenzialmente vincerle tutte. Non le ha vinte tutte Max, le ha quasi vinte tutte la Red Bull, non ne hanno vinta una e quell'unica l'ha vinta la Ferrari. Ferrari in grande crescita su se stessa, tutti sono migliorati guardando in casa propria, quanto lo dobbiamo scoprire con i tempi ufficiali e con la prima bandiera a scacchi. Poi abbiamo il grande spettacolo dei motori su Sky, quali sono le conferme e le novità per la Formula 1 di Sky? Abbiamo fatto un lavoro che è iniziato già, non è che sono decisioni che si prendono il giorno prima di partire per il Bahrain, è un lavoro che è iniziato già dal momento in cui Sky giustamente ha visto in Federica il volto di Sky, il volto della Champions League, ma soprattutto il volto della Champions League che l'anno prossimo sarà, dopo la vittoria dell'Inter quest'anno, me la buffo da solo. No, non è possibile ragazzi, non è possibile l'Inter vincere la Champions, però diventerà il campionato dei campionati, diventerà un qualcosa che va oltre magari alla più rosea immaginazione dei tifosi di calcio, e quindi abbiamo iniziato a lavorare su, pensandoci una squadra di calcio, il modulo di gioco, che cosa tanto portava Federica, come giocava senza Federica, che aveva come compagno d'attacco Davide Valsecchi, come cambiare il nostro gioco, cambiare gli attaccanti entrambi, mettere un altro attaccante, come cambiava il gioco. L'idea di partenza è valorizzare molto il gioco di tutta la squadra, dare più spazio a Mara che è in pista, a Roberto Chinchero, a Margené, a Matteo Bobbi, quindi una costruzione dei nostri pre-gara e post-gara più corale. La punta abbiamo intravisto, mettendo Davide Camiccioli abbiamo intravisto che compagno di gioco ideale, e con tante valutazioni che abbiamo fatto, era Vicky Piria, che già aveva fatto qualcosa con noi, ma allora aveva ancora quella fame da pilota e quindi ha continuato a fare benissimo, tirar giù la visiera e attaccare a ogni curva, anche correndo nei weekend di Formula 1. Quindi abbiamo individuato lei
la figura perfetta per avere la coppia di attaccanti con Davide Camicioli. E tutto con una squadra che deve giocare di più, di squadra, per far sì che i nostri attaccanti siano perfetti e diciamo solo doverla spingere in rete e comunque l'obiettivo è quello di continuare a coinvolgere i nostri abbonati. Io lo dico sempre, lo dico ancora di più quest'anno, noi ogni anno ripartiamo da zero, non abbiamo fatto niente, come se fossimo al primo anno. Io lo dico ai miei, lo dico a ogni Gran Premio, che dobbiamo sempre, se c'è un pit stop e siamo in onda, il protagonista è il pit stop, la prova di pit stop, a volte ti viene di raccontare cose e non raccontare quello che c'è lì, è quello che c'è lì che è protagonista. E l'obiettivo è quello sempre di prendere per mano i nostri amici abbonati e portarli in pista con noi. Quindi sui motori Sui motori e che cominciamo la nuova avventura. via, 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 via. Ciao!